Ciao a tutti. Dato che mi è stato chiesto diverse volte da alcuni di voi, faccio presente che tutti i miei video fanno riferimento sia al narcisista uomo che alla narcisista donna. Detto questo, possiamo iniziare a parlare e a capire quante tipologie di vissuto può aver avuto un narciso. Oltre che una componente genetica, esistono ben due tipologie, più una variante, di vissuto nell'infanzia del narcisista, ovvero il bambino viziato, il bambino deprivato e il bambino deprivato dipendente. Per quanto concerne il bambino viziato, i genitori lo hanno praticamente persuaso fin dai primi anni di vita di essere superiore e il migliore e per questa ragione di avere il privilegio a particolari benefici. Quindi non venivano imposti paletti, per non parlare delle classiche punizioni e quant'altro, poiché tutto gli era concesso. Non è stato educato al sacrificio né tantomeno alla tolleranza per gestire le frustrazioni della vita. In sostanza è stato agevolato in qualunque situazione gli si fosse presentata davanti. In breve, i suoi genitori sono coloro che fin da principio gli hanno costantemente risolto qualsiasi tipo di problema, precludendogli di apprendere dagli errori e in un certo senso infliggendogli una tremenda pena, ossia quella dell'incapacità ad affrontare la vita per quello che è. E proprio riferendomi agli errori ho creato un video che puoi visionare dal titolo Genitori di figli narcisisti, come gestirli, dove spiego quanto sia importante sbagliare e imparare per l'appunto dai propri errori. In conseguenza a ciò, dietro alla sua maschera di superiorità, scopriamo un individuo con sentimenti come la vergogna di aver sempre fallito, che si è sempre sottratto dalle sue responsabilità, con il timore di essere identificato come quello con una lunga serie di limiti, consapevole di valere poco o niente. Mentre per quanto riguarda il bambino deprivato, essere il migliore non era certo un'alternativa, ma bensì un'imposizione. Tanto è vero che l'insegnamento dei genitori e il messaggio che arrivava al bambino era molto esplicito. Se non fai in modo di farci fare buona impressione davanti agli altri, dimenticati il nostro apprezzamento e il nostro amore. E non scordarti che chi arriva secondo nella vita in realtà è il primo dei disgraziati. In concreto, non è mai stato accettato per il ragazzo che era realmente, poiché le aspirazioni in grande stile dei genitori erano di maggior rilevanza dei suoi sogni e delle sue vocazioni o talenti personali. Tale assenza di rispetto genuino conduce il narcisista alla decisione finale di non avere alcuna necessità degli altri e di dover solamente avvalorare i suoi meriti al mondo intero. A proposito del bambino deprivato dipendente, c'è da sottolineare che in età adulta si sentirà perennemente fragile emotivamente, con la necessità incessante di ottenere incoraggiamento e conforto riguardo le sue doti e i suoi pregi. Ovviamente rimarrà sempre lì ad attendere che qualcuno possa prendersi cura di lui, risolvendogli pure tutti i suoi problemi. In tale contesto non abbiamo a che fare con il caratteristico narcisista millantatore, ma bensì un narciso umile e eccessivamente sensibile, chiamato anche narcisista covert. Ma nessuna tenerezza per questo tipo di individuo covert, visto che è quello più insidioso e sadico. Basterà testare di persona. Come? Prova a chiedergli una cortesia e poi ti accorgi che non ci vorrà molto per scoprire il suo vero e peggior aspetto, ossia egoismo e prepotenza, soprattutto se si trova in un periodo di forte stress. Se desideri scoprire di quale tipo fa parte il tuo narcisista, ascolta il video Test: è un narcisista overt o covert? Il tuo narciso è viziato o deprivato? Rispondi qui sotto nei commenti. Grazie per avermi seguita.